tutti ragazzi e benvenuti come sempre nel mio canale YouTube dedicato al mondo degli strumenti ottici e digitali. Visto che il titolo di questo video riguarderà la cometa, molto probabilmente qualche curioso entrerà a guardarlo senza conoscermi, quindi mi presento brevemente. Io sono Piergiovanni Salimbeni, sono un giornalista e tester nel settore astronomico, naturalistico e sportivo. Mi occupo principalmente di strumenti ottici e digitali. Quindi l'oggetto del video di quest'oggi riguarderà l'osservazione della cometa Lemmon, e infatti tra un'oretta dovrei arrivare sul Monte Sette Termini in provincia di Varese a circa 1000 metri di altezza per vedere come si osserva con un binocolo da 82 mm. Nello specifico utilizzerò un Cowell-Ender 32x82 al cristallo di fluorite e poi proverò, se insomma il meteo e le condizioni me lo concederanno, a fare degli scatti semplici con una Canon 6D e una ottica 135 f2. Vi spiegherò dove si trova la cometa, dove cercarla, vi darò qualche informazione riguardo le caratteristiche tecniche della cometa e comunque la sua scoperta. Quindi insomma ragazzi, come sempre sedetevi comodi, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e ci vediamo sul Monte Sette Termini per voi subito dopo la breve sigla. A tra poco. Arrivato in cima, anzi ringrazio sempre Maurizio Liborio che è il proprietario di questa zona, che mi consente sempre di venire a girare i miei video. Vento bello forte, cielo limpidissimo, spettacolare, perfetto per osservare comunque la cometa. C'è un po' di luna. Adesso io cosa faccio? Tanto posso, ho lasciato qui il Duster, piazzo qui il Cowell-Ender, quindi tramonto ovest e lì dovrebbe essere proprio in questa zona la cometa. Spero di riuscire a fare qualche foto. Allora, ho portato con me, perché non ho avuto tempo di preparare altro, il treppiede che ho utilizzato per la recensione dell'Oberwerk 100. Quindi lo piazziamo per l'Highlander. Direi, visto il vento, magari di spostare il Duster di qua che mi ripara un poco di più. Penso che potrebbe essere un'ottima soluzione. Quindi questo è il treppiede. Poi curiamo la bolla, anzi in realtà guardate è già in bolla. Questo è il treppiede che utilizzo con la 6D e se non mi sentite potrei anche decidere di installare il microfono. Adesso vediamo. Quindi treppiede e montiamo il covo. Acqua calda, lasciamola qua. Adesso, vista la direzione del vento, che vi faccio vedere, ok, io piazzo qua il Duster che mi va a riparare un poco da questo vento, perché sennò non ce la si fa a star su. Ok, si sta meglio in macchina ragazzi miei, siamo già a 7 gradi, mi sa che stasera
con la percezione così e col vento la percepita è peggiore, mi sa che ci sono 2 o 3 gradi di percepita. Ok, Duster così va a ripararmi dal vento. Perfetto. Lo stick un po' meglio, dai, un po' meglio. Mettiamo il Kowa qua e mettiamo l'altro treppiede qua. Highlander pronto, via i tappi, spero che vediate. Allora ragazzi, spero che riusciate a sentirmi. Come vedete ho installato il Kowa Highlander 32x82, non vorrei ripetermi troppo, lo conoscete, è un binocolo di altissima qualità, made in Japan, con cristallo pururo di fluorite, ha 3 coppie di oculari intercambiabili. Questo è un 32x con 70 gradi di campo apparente, quindi inquadra mi pare 2 gradi e 2, dopo facciamo tutti i conti. È un binocolo impermeabilizzato, riempito in azoto. Per chi non mi segue troverà video recensioni, articoli, test, reportage di questo binocolo direttamente sul mio canale YouTube. Sotto ho utilizzato una testa Manfrotto 502 con treppiedi Sirui Berro in carbonio, molto leggero, va bene anche per questo binocolo e vedete camuffato perché ultimamente lo sto utilizzando anche nella fotografia naturalistica. Poi di seguito, tra le varie macchine fotografiche che ho a casa, ho deciso di sfruttare la mia vecchia Canon 6D, ho portato il 135 f2, non ho voluto, e ho fatto bene perché con questo vento penso che sia inutile, non ho voluto portare con me montature equatoriali, quindi utilizzerò la regola dei 500, ossia tempo di posa pari a 500 diviso la lunghezza focale in millimetri, quindi 500 diviso 135, dovrei stare su circa 3 secondi e mezzo, proverò anche 4. 3200 ISO la 6D me li tiene benissimo, quindi farò qualche scatto e speriamo di riuscire a riprendere la cometa. Inoltre ho già fatto uno scatto in messa a fuoco automatica alla Luna per tarare più o meno all'infinito diciamo così, la macchina fotografica. Poi lavorerò prettamente in fuoco manuale utilizzando il Live View della Canon. Ovviamente questo è un modello un po' vecchiotto, non è insomma dotato di sistemi di facilitazione in fase di scatto manuale con messa a fuoco come ad esempio la mia OM1, però si fa forte di un sensore full frame e ho deciso di preferirlo rispetto ad esempio alla OM1 che era un micro 4 terzi che ha altri pregi. Come vedete il Duster sta facendo il suo lavoro perché comunque sono un po' più riparato dal vento e adesso magari vi do qualche dato tecnico riguardo la cometa. Mentre faccio questa bella panoramica sul Lago Maggiore e le Alpi Piemontesi, vi do qualche informazione sulla cometa Lemmon, che ufficialmente si chiama C2025 AB Lemmon. È una cometa che è stata scoperta all'inizio del 2005 dal Mount Lemmon Survey in Arizona, che è un programma di monitoraggio del cielo per individuare nuovi corpi del sistema solare. In questi giorni è visibile la sera, bassa sull'orizzonte, nella zona praticamente a ovest, poco dopo il tramonto, praticamente nei pressi della stella Arturo. E la luminosità adesso dovrebbe aver raggiunto la 4ª magnitudine, è abbastanza brillante. Io l'altra sera l'ho vista tranquillamente con un Canon stabilizzato 10x42 e quindi mi auguro di vederla meglio con il Kowa Highlander a 32x. Per l'osservazione visuale, come avete visto, quindi sto utilizzando il Kowa 32x82, però se avete anche un 8x42, un 10x50, sotto cieli discreti, certo non dal centro città, sarà senz'altro visibile. Il mio consiglio quindi è di cercare dopo il tramonto la stella Arturo, di guardare con un binocolo magari a basso ingrandimento
e poi verificare insomma la posizione della cometa. Dovrebbe proprio vedersi la coda anche con un binocolo di piccolo diametro, almeno ci vuole almeno un 40 mm. La luna stasera bolle tantissimo, non so se riuscite a vederla, sto facendo vedere direttamente con la action, andiamo un po' così ma è proprio minima, eccola qua, e ci sono i crateri che bollono già 32x, quindi insomma stasera le stelline non saranno senz'altro puntiformi. Sto aspettando di vedere la stella Arturo comparire. Ho già acceso il faretto, ho portato con me anche il Canon 10x42 stabilizzato perché lo trovo comodissimo. Non ha una pupilla di uscita elevatissima, però con la stabilizzazione sono in grado di osservare con maggior profitto la sera anche quando sono un po' stanco. Quindi adesso tra poco inizio a spazzolare il cielo, poi quando ho inquadrato con il Canon inquadrerò con le Lander e proverò a fare qualche scatto. Ci aggiorniamo più tardi perché vorrei dirvi insomma che cosa riesco a osservare del nucleo cometario, della coda e della chioma. Non ho portato con me un planetario, però si vede già a occhio nudo Arturo che è in quella posizione, quindi facciamo un rapido calcolo, guardate a spanne dalla luna, 2, 3, 4, sono le 6:54 del 26 ottobre. Ragazzi, rapido aggiornamento, sono le 6:06, sto guardando con il Canon 10x42, iniziano a vedersi altre stelline oltre ad Arturo, però per ora della cometa ancora nessuna traccia. C'è anche da dire che il cielo comunque sotto è ancora chiaro. Provo a farvi vedere anche sul faretto acceso, guardate. Sono le 6:12, ho iniziato a vedere la cometa con il Canon 10x42 che mostra comunque il nucleo e la chioma. Con l'Highlander giustamente la cometa è più luminosa, però per ora la coda non si vede. Quello è Arturo, la cometa praticamente è in alto, vedete? Più o meno in questa posizione. Dovete spostarvi leggermente verso est, più in alto. E tra poco inizierò anche a fare qualche scatto, speriamo che riesca a portare a casa almeno un'immagine, in quanto c'è veramente vento forte. Adesso voi forse non lo sentite perché ho il microfono vicino alla bocca, ma il cavalletto vibra. Vi mostro un accenno di coda, spero che riusciate a vedere, con la Canon 6D. Adesso tempo di posa veramente minimo, 0,3 secondi a 3200 ISO, potrei anche scendere a 1600, rimarrò comunque sotto i 4 secondi per non evidenziare il mosso delle stelle e giusto per farvi vedere insomma la cometa, ok? Non aspettatevi grandissime elaborazioni, ma spero che questa, insomma, almeno il file originale vi farà comprendere le potenzialità anche fotografiche, non solo osservative, della cometa Lemmon. Allora ragazzi, con il Kowa promette bene, dopo magari spegnerò i faretti perché inizia a vedersi la coda già a quest'ora e mi sembra che sia per ora estesa circa 1,5 gradi, però il cielo è ancora chiaro. Direi di aggiornarci tra 20 minuti e vi saprò dare ulteriori informazioni a riguardo. Senz'altro è osservabile anche dalla città con un bel binocolo. Vi faccio vedere qualche breve scatto. Adesso sono a 2 secondi di posa, a f2,5 a 3200 ISO. Spero che
riusciate a vedere l'accenno di coda. Vedete che comunque si mantiene la puntiformità delle stelle. Per la regola dei 500 non c'è bisogno di utilizzare la montatura equatoriale. Io non ho velleità di astrofotografia, vorrei solo farvi vedere come sto osservando io con il binocolo. Adesso do un'occhiata un attimo al Kowa. Scusate se tengo spenti i faretti, però voglio darmi le mie impressioni. Allora, innanzitutto vediamo l'orario. Sono le 6:22. Beh, inizia a essere bella, ragazzi. Bella la cometa. Allora, la coda inizia a estendersi per più di 1,5 gradi, nel senso che se osservo con il nucleo cometario al centro, la coda inizia quasi a estendersi verso il bordo dell'oculare della cometa. Vedete il Kowa? Quindi insomma sono molto soddisfatto per ora. Sono le 6:32, vi faccio vedere qualche risultato. Per ora forse si vede anche con la luce accesa, il faretto acceso. Spero riusciate a vedere la coda. Con il Kowa inizio ad avere una percezione della coda decisamente più elevata, ormai è superiore ai 2 gradi di campo secondo me, e si vede nel nucleo, nella zona della chioma, mi pare di percepire già adesso un po' di verdognolo. Comunque non è una cometa del secolo, però è una cometa secondo me facilmente percepibile, ve lo ripeto, con dei bei binocoli angolati da 80-100 mm, quindi se potete osservatela nei prossimi giorni. Io sto girando il video questa domenica, tuttavia lo farò uscire mercoledì, quindi mercoledì la serata di presentazione del video la luna sarà un poco più invasiva molto probabilmente, ma se il cielo si mantiene così trasparente grazie al vento ci saranno tanti appassionati che saranno in grado di poterla osservare. Per me è sempre un fascino incredibile guardare le comete, perché sono dei visitatori del nostro sistema solare, raccontano una storia anche a livello, diciamo così, geologico, e quindi quando posso cerco di osservare più comete possibili. Anni fa avrei optato per un 150 mm, poi alla fine ho capito che la spettacolarità di una cometa è data dalla sua grande angolarità nel cielo, e avere un binocolo con stelle molto puntiformi come il Kowa Lander, robusto, impermeabilizzato, eccetera eccetera, secondo me è fondamentale per poterle osservare con profitto. Quindi se potete un bel angolato, magari con oculari intercambiabili da 80 mm, da 100, e magari più fortunati un bel 120 mm. Ulteriore aggiornamento, sono le 7. Vi devo dire che comunque la luna, adesso vabbè ho riacceso il faretto anche se c'è la luce rossa, un po' più di disturbo ce l'ho, comunque la luna inizia a essere un po' disturbante, secondo me se non ci fosse stata avrei visto la coda meglio. In ogni caso anche con il Canon 10x40 è uno spettacolo, è ovviamente più piccola rispetto a ciò che si può osservare all'interno del Kowa Lander. Mi sono pentito di aver lasciato a casa i 21x perché avrei avuto più campo. Dentro i 10x abbiamo stelle puntiformi fino al bordo grazie al campo spianato del Canon 10x42, e comunque una coda che è circa un quarto del campo inquadrato dal Canon. Adesso direi che vado avanti a osservare ancora un poco con il Kowa, vi mostro qualche altra immagine. Il panorama è fantastico, si vede sotto tutta la costa piemontese. Adesso provo a fare un paio di scatti con la 6D e poi ve li faccio vedere perché ne vale veramente la pena. Prima di rientrare
ho deciso di provare il sistema Live Bulb Composite della OM1. Ve lo faccio vedere. Peccato che non ho il cavetto riscatto. Comunque ho impostato il tutto, adesso l'immagine si formerà davanti ai vostri occhi in tempo reale. Guardate, sono 12 secondi, direi che ormai inizia a dare problemi di inquinamento luminoso. Fermiamoci qua ragazzi, direi di fermarci qua. Riduzione del rumore, passano 23 secondi circa, perché comunque sono in base ai 23 secondi che ho utilizzato, che poi dipendono dalle mie impostazioni, quindi non ho alzato tanto l'ISO perché comunque è un sensore micro 4 terzi. Tra poco si dovrebbe vedere l'immagine che poi vi mostrerò comunque all'interno della videorecensione. È una cosa senz'altro da approfondire, che io non ho mai utilizzato perché comunque fotografo più che altro il paesaggio. E si vede la cometa, su là in alto, guardate, la cometa in alto con sotto il paesaggio delle Alpi e del Lago Maggiore. Avrei potuto aspettare, ma il vento è veramente molto elevato, quindi adesso smonto tutto e vado alla base. Io termino qui questo breve video riguardante la cometa Lemmon, l'osservazione con il Cowell Lander. Spero che vi sia piaciuto, spero che abbiate avuto la possibilità di rilassarvi anche per una ventina di minuti, come in realtà ho fatto io per 2 ore. Potrei stare ancora un'oretta per vedere magari la cometa tramontare dietro le Alpi, ma sto notando che comunque l'illuminazione, purtroppo l'inquinamento luminoso della sponda piemontese non mi darebbe risultati migliori. Inoltre il vento si sta alzando veramente tanto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi aspetto come sempre su questo canale YouTube, ci vediamo inoltre sul sito ufficiale che è binomania.it, dedicato al mondo degli strumenti ottici digitali. Per chi non mi conoscesse, vi garantisco che su Binomania potrete trovare oltre 1000 recensioni di binocoli, telescopi astronomici, telescopi per uso naturalistico, fototrappolaggio, cannocchiali da tiro e tanto altro ancora. Inoltre ragazzi, se ancora non l'avete fatto, per aiutarmi a continuare la mia attività divulgativa da giornalista indipendente, potete iscrivervi a questo canale, per voi è gratuito, inoltre attivare la campanella per i miei aggiornamenti, che sono all'incirca di 6-8 video al mese. Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni, qui dal Monte Sette Termini, e buone osservazioni e buona caccia alla cometa. Ciao ragazzi, alla prossima!